amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sta arrivando la bella stagione e immancabilmente insieme alle belle giornate arriveranno anche le zanzare. Per chi ama il giardinaggio come il sottoscritto, per chi sta guardando questo video, sicuramente il problema delle zanzare è presente, perché quando si fa giardinaggio tante volte si rientra in casa completamente pieni di punture di zanzare. Ma al di là del giardinaggio, tante volte con le belle giornate è bello anche stare fuori sotto al portico, mangiare all'esterno e, ahimè, il problema delle zanzare purtroppo si fa sentire. Oggi andremo a vedere come, grazie all'utilizzo di una bottiglia e a pochi centesimi, stiamo parlando più o meno, spenderemo un 40-50 centesimi al massimo, andremo a costruire una trappola micidiale per le nostre care amiche zanzare. Ahimè, mi dispiace per loro, ma d'altronde in qualche modo bisogna anche pur difendersi. Lo facciamo in una maniera ecologica, non lo facciamo spruzzando DDT e quindi penso sia un buon consiglio. Andiamo a vedere come costruire questa trappola. Bene, allora come al solito andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una bottiglia d'acqua, in questo caso la bottiglia della Coca-Cola, ma possiamo prendere qualsiasi bottiglia. L'importante è che abbia il tappo piccolo, che non abbia il tappo grosso. Io l'ho già tagliata così almeno evitiamo anche di dover fare questo passaggio, quindi bisogna avere sicuramente un taglierino. Questa era la bottiglia intera. Con il taglierino andiamo a tagliarla più o meno in questo modo, cioè che la parte dove vi è il tappo sia più corta rispetto all'altra parte, perché andremo a inserirla in questo modo. Dopodiché abbiamo bisogno dell'acqua, io l'ho già scaldata, questa è acqua calda, vedete che fuma ancora, sono come vedete 250 ml, quindi 250 ml di acqua, una bustina di lievito di birra che equivale al classico cubetto, ovvero 25 grammi di cubetto. In questo caso sono 7 grammi invece se non è il cubetto, quindi o avete il cubetto classico da 25 grammi oppure una bustina da 7 grammi. Queste le trovate così, le trovate a 3 a 3, adesso al di là della marca, con €1 portate a casa 3 bustine. Ecco perché vi ho detto che veramente con pochi centesimi si può fare, che qui abbiamo 30 centesimi più o meno di lievito di birra e poi abbiamo bisogno dello zucchero comune, ok? Tutto quello che ci occorre è questo. Adesso cominciamo a fare la miscela anti-zanzare. Allora, prima cosa da fare, prendiamo e versiamo nella bottiglia i 250 ml di acqua calda. Dopodiché non dobbiamo fare altro che prendere 4 cucchiai di zucchero, 2, 3 e 4. Eccolo qua. A questo punto prendiamo un cucchiaio e andiamo a sciogliere lo zucchero. Questa è una miscela che adesso andremo a spiegare perché funziona. Allora, diamo questa spiegazione tra virgolette scientifica del perché. Allora, le zanzare seguono la loro preda praticamente attraverso una traccia che viene lasciata dal CO2, cioè dall'anidride carbonica. Quindi noi come esseri viventi rilasciamo anidride carbonica. Ecco perché quando siamo all'interno di un locale magari anche molto grande, noi siamo da una parte, la zanzara e dall'altra, e immediatamente la zanzara arriva. Perché? Perché noi lasciamo questa traccia di anidride carbonica, la zanzara la capta immediatamente, la segue finché arriva appunto sul nostro polso, sul nostro orecchio, insomma in un bel posto dove riesce a pizzicarci, a pungerci. Allora, l'unione dello zucchero insieme in questo caso al lievito di birra, che adesso andremo ad aprire. Dicevo, l'unione fra lo zucchero miscelato appunto in acqua calda e lievito di birra che lasciamo senza mescolare, lo lasciamo all'interno così, ok? Questo cocktail non fa altro che rilasciare anidride carbonica in gran quantità, quindi una traccia fortissima per le nostre zanzare che una volta
che abbiamo inserito il nostro la nostra parte della rimanente bottiglia al contrario, loro verranno attratte all'interno e non riusciranno più a uscire, quindi le troveremo annegate all'interno. È semplice, economico, ripeto, perché una bustina costa 30 centesimi, avremo messo 10 centesimi di zucchero, quindi possiamo stimare che con 40 centesimi ce la siamo cavata. Ricicliamo una vecchia bottiglia dell'acqua, una vecchia bottiglia della Coca-Cola, e state tranquilli che le zanzare arrivano perché è micidiale il richiamo di questo mix. Io spero di esservi stato d'aiuto come sempre, vi chiedo come sempre in calce a questo video di lasciare un bel commento, mettete un bel pollice all'insù, ma soprattutto diteci com'è andata con la trappola per le zanzare. Ciao, alla prossima!